Vi piacerebbe personalizzare la moto o la macchina con degli adesivi particolari? Avete avuto problemi nel trovare la tipologia di stampa adatta? Ho trovato la soluzione e la risposta a queste domande. Ciao amici e benvenuti in questo mio nuovo video. Da diverso tempo ho cercato chi riuscisse a stampare un disegno creato appositamente per me, quindi molto personalizzato, ma ho avuto problemi perché le ditte che conoscevo non facevano il lavoro come volevo io. Girando un po' su internet e parlando con gli amici sono riuscito a trovare la soluzione, grazie in particolar modo all'amico toscano Jimmy Scatassa, che nel giro di poco tempo mi ha creato delle stampe così come le volevo io, anzi ne ha aggiunto un'altra con il ritaglio preciso. La tecnica utilizzata è quella del UV-DTF. Se volete saperne di più su questa tecnica, come applicare gli adesivi, vi aspetto dopo la sigla, ma prima come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale. Come fare semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Mettete anche un like sulla fiducia e condividete questo video anche con i vostri amici. Pronti per queste nuove informazioni? E allora sigla! Diverso tempo fa avevo fatto realizzare un disegno che mi rappresentasse da una professionista. Disegno che racchiude quello che ho fatto nella vita, ovvero le giostre medievali a cavallo ad impatto pieno, quindi un cavaliere in armatura, che ci fosse un ippogrifo, quale simbolo di forza, velocità e libertà, e il mio stemma araldico. Volevo anche che questo disegno fosse impresso nella mia moto. Fare una aerografia sarebbe stata la soluzione migliore, ma la più costosa, quindi ho optato per un adesivo che fosse il più vicino possibile alle mie esigenze. Jimmy mi aveva detto che ci avrebbe pensato lui a realizzare una stampa adatta alle mie esigenze e che fosse adatta ad essere attaccata alla moto. Questo è il risultato. 4 stampe, 2 per il lato destro e 2 per il lato sinistro, uno con lo sfondo, l'altra è ritagliata lunghi i bordi del disegno, poi sceglierò quale mettere. Non vi nascondo che mi piacciono entrambi. La tecnica di stampa utilizzata, come dicevo prima, è quella UV-DTF. Ma che cos'è? Questo metodo è diventato famoso intorno al 2020, quindi è abbastanza recente, incorporando la tecnologia UV pur rimanendo radicati nel processo DTF tradizionale. La stampa DTF veniva e viene utilizzato per la stampa di indumenti, ma non può stampare su un substrato rigido. La DTF UV è stata creata per venire incontro al problema del trasferimento della stampa su supporti rigidi. Infatti è possibile trasferire i disegni su legno, metalli, plastica e altre superfici dure. Ovviamente per questo tipo di stampa esistono delle stampanti specifiche UV-DTF con inchiostro a polimerizzazione UV per creare disegni che si attaccano alle superfici dure. Questo metodo, che affonda le sue radici nella stampa di fogli transfer, produce disegni nitidi, durevoli e resistenti allo sbiadimento. Tuttavia, a differenza della stampa UV, la DTF UV non produce stampe dirette su substrati rigidi, piuttosto stampa su un foglio di trasferimento che, una volta stampato, funziona come un adesivo. Rispetto alla la DTF UV non richiede una macchina per la stampa a caldo, ma una macchina per la laminazione. Il disegno che è stato stampato con la tecnologia UV-DTF ha 2 pellicole che chiameremo A e B, che devono essere laminate insieme. La pellicola A è destinata alla stampa del disegno, mentre la pellicola B adesiva è destinata al trasferimento. Ovviamente questo tipo di stampa ha diversi vantaggi, come la qualità di stampa, oltre che nella nitidezza dei colori, anche nella durata. Infatti, grazie agli inchiostri a polimerizzazione UV, vengono assorbiti e legati meglio al substrato.
Rispetto ad altri inchiostri, gli inchiostri UV hanno una struttura molecolare più robusta quando si polimerizzano. Questo processo raddoppia la sua forza quando viene trasferito, rendendolo resistente ai lavaggi e di lunga durata. Ma andiamo a vedere come si applica questo adesivo. Allora, come adesivo ho scelto quello, diciamo, ritagliato sui bordi e lo andrò ad applicare sul borsone laterale perché vedo che ci sta meglio. Vado a prendere l'adesivo che è adatto per il lato destro e vedo che come viene messo mi piace, verrebbe una cosa veramente bella, utile. Poi ovviamente è tutto un discorso di gusti. E allora, è necessario delle forbici, perché così io mi andrò a tagliare tutta la parte in eccesso della pellicola trasparente, dello scotch di carta per fissare il disegno prima di attaccarlo, una spatola per applicare bene, un po' d'acqua e una salvietta per pulire lo strato dove io andrò ad attaccare l'adesivo, scusate, perché ovviamente questa parte deve essere il più pulita possibile, non ci devono essere cere oppure delle cose di particolari che abbiamo utilizzato per lucidare la moto. Quindi io vado a spruzzare un po' d'acqua, giusto, acqua semplice, vado ad asciugare, che sia ben asciutto. Perfetto. Adesso non devo fare altro che ritagliare l'adesivo, o meglio, toglierò un po' di bordo trasparente, vedete, mi avvicino il più possibile, diciamo, al disegno in modo tale da agevolare l'applicazione del disegno sulla carrozzeria. Ho tolto via un po' di plastica trasparente in modo tale da avvicinarmi il più possibile al disegno e a questo punto comincio a vedere quale potrebbe essere la posizione più adatta per attaccare il mio disegno. Prendo un po' le misure per capire meglio come poter fare. Quando mi sono reso conto qual è la posizione più adatta, vado a togliere lo strato di pellicola che c'è sotto. E allora andiamo a togliere, dicevo, vado a togliermi lo strato di pellicola che c'è sotto, eccolo, via, e lo andiamo a posizionare così come voglio io. Lo vado semplicemente ad appoggiare. Perfetto. Lo vado a spalmare come meglio credo. Ok. A questo punto prendo la spatola e comincio a diciamo a omogeneizzare il disegno sulla carrozzeria della moto. Questo lavoro si può fare benissimo anche con le mani se si vuole inizialmente. Vado anche a fare pressione sugli angoli, sui particolari del disegno, perché ho notato ovviamente che in questo disegno che ho fatto realizzare ci sono molti angoli e quindi devo stare molto attento. Se vedete che ci sono delle bolle, magari nella plastica trasparente, chi se ne frega, l'importante è che le bolle non ci siano dove c'è il disegno. E se per caso dovessi trovare delle bolle, con un piccolo spillo riesco a togliere le bolle. Ho finito di spatolare il disegno e
mi sono concentrato soprattutto sui bordi e sugli angoli piccoli del disegno, perché qua ce ne sono tantissimi. Faccio la foto, poi vi faccio vedere bene. E quindi adesso sarei pronto a togliere lo strato superiore. Nel togliere lo strato superiore sto attento comunque con la spatola a far sì che il disegno rimanga attaccato. Allora, vado nell'angolino che avevo utilizzato come, diciamo, come punto per staccare, vado lì e vedo che effettivamente il disegno sta rimanendo attaccato. Allora, questa è la parte più difficile perché comincia a esserci il disegno completo, sto attento, sto sempre lì a guardare che non vada via il disegno che c'è sotto. Ok, tutto procede come deve procedere. Bene. Il problema di questo disegno è che ci sono tanti, veramente tanti angoli piccoli piccoli piccoli, e la mia preoccupazione è che se non li ho attaccati bene rischio veramente di far saltare tutto. Ovviamente faccio più fatica a staccare la plastica, quella che è rimasta attaccata alla carrozzeria della moto. Ecco perché ne ho tolta il più possibile. Il tutto procede a meraviglia, piano piano, poi faccio vedere il risultato finale ovviamente. Benissimo, risultato eccellente, vi faccio vedere, prendo, eccolo qui. Questo è il risultato finale, vedete? Poi faccio la foto così vi faccio vedere meglio. A questo punto non mi resta che andare ad attaccare il disegno dall'altra parte, ovviamente cercando di mantenere la simmetria con questo qua. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato utile, e credo che se dovesse rifare di nuovo lo stesso procedimento utilizzerei la tecnica dell'acqua saponata, ovvero prima di attaccare l'adesivo mettere uno strato di acqua saponata in modo tale da poter spostare l'adesivo a proprio piacimento e centrarlo un po' di più. E vabbè, pazienza. Voi cosa ne pensate? Meglio così a secco come ho fatto io o l'acqua saponata? E dopo che ho applicato l'acqua saponata, l'adesivo realmente si attacca bene? Scrivetelo nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo con i vostri amici. Io ringrazio nuovamente Jimmy Scatassa per avermi fornito questo tipo di adesivi e concludo come al solito citando il buon Nico Cereghini, ovvero casco in testa e ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video.